In questi giorni, dove si parla di Gran Turismo, si sta parlando ovviamente dello swap dei motori, finalmente alla portata di tutti. Ma quello che leggo è che vi siete convinti che gli unici swap forti sono quelli per i motori giapponesi. Almeno la stragrande maggioranza di voi pensa questo. Ma ne siete proprio sicuri? Soprattutto voi italiani. Siete proprio sicuri che non c'è uno swap italiano che sia super performante su Tokyo? Vi sbagliate di grosso, perché uno c'è un'auto che esprime potenza in ogni uscita curva, in ogni rettilineo, è meravigliosa, è veramente spettacolare. Ho fatto la gara, l'ho finita proprio adesso, la prima gara col setup completo, vedete l'auto a pochissimi chilometri, ho fatto una gara, poi ho affinato alcune cose e ci ho corso. Ho fatto quasi tutta la gara, soprattutto la seconda parte, dobbiamo fermarci ai box, col sorriso da Ebete impresso sulla faccia. Ragazzi, è meravigliosa, è bellissima, è potentissima. Una felicità assurda, spero che la troviate pure voi, ma una brutta notizia. Non è proprio un'auto per tutti, dovete essere bravini a guidare. Diciamo che se vi ritenete principianti, non so se riuscite a guidare quest'auto. È un po' difficoltosa, l'assetto l'ho studiato per la pista asciutta, sapete benissimo che Tokyo prima è bagnata e man mano asciuga, questa è molto rigida, è una MR, significa motore centrale e trazione posteriore, ovvero le auto più difficili da guidare. Quindi nel caso provate, non bisogna spendere tantissimo, lo swap non costa tanto, ma se riuscite a guidarla anche solo quando uscite dall'ultimo tornante, con molta cautela, se no vi girate, date gas su quel rettilineo, calcolate che all'uscita della galleria state a 325 km/h per arrivare alla staccata a 340 km/h. Andiamo a vedere di quale auto sto parlando. L'Alfa Romeo 4C. Il motore all'interno di quest'auto adesso è quello di una Ferrari, la F458 Italia. Tanta roba. Una potenza assurda al peso di quest'auto, già di default parte bassissimo perché siamo sui 1000 kg. Ovviamente ho dovuto aggiungere la zavorra e ho dovuto fare un grosso compromesso per rimanere all'interno dei 600 punti prestazione, ovvero quello di utilizzare dischi originali. Non temete, perché questo non pregiudica la sportività di quest'auto, dovete semplicemente staccare prima. Se state correndo con altre auto con freni sportivi a Tokyo vi metterà a disagio magari il primo giro o il secondo giro, ma quando ci prenderete la mano e soprattutto quando asciugherà la pista sarà goduria pura. Andiamo quindi a vedere che cosa installare in GT Auto, vediamo il setup di quest'auto e la gara. Vi ricordo che per swappare le auto dovete avere il livello collezionista 50, livello che sale acquistando le auto. Più le auto sono costose, più il livello salirà. Per prima cosa, quindi, montate il nuovo motore, ovvero quella della Ferrari F458 Italia. I cerchi in lega, il modello che volete. Dimensioni sono 18 pollici all'anteriore e 19 al posteriore. Larghezza del cerchione ed eccentricità rimangono standard. Come parti personalizzate abbiamo un avantreno tipo A, fianchi tipo A, alettone posteriore personalizzato medio se volete scaricare questa semplice livrea tutta italiana. Le piastre terminali da installare sono le 09. Scrivetemi a questa mail se volete adesivi o livrei personalizzate, tutti i miei lavori li trovate col tag TR46. Non è stato facile far rientrare quest'auto nei 600 punti prestazione, ho dovuto appunto, come dicevo, utilizzare il compromesso del sistema frenante normale, installando i dischi da corsa sale di ben 11 punti prestazione, sono tantissimi da togliere. Quindi gomme sport dure, bisogna fare una sosta ai box, cambiare sia gomme e rifornire, la benzina basta contata, quindi rientrate al sesto giro, rifornite, se avete spazio mettetene un po' di più perché io sono arrivato con 4 gocce di benzina al traguardo. Le sospensioni vanno installate personalizzabili, dovete inserire questi valori. Differenziale personalizzabile, questi i valori da inserire.
La deportanza minima all'anteriore è 29, massima al posteriore è 260. Installate una EQ personalizzabile, la impostate al 93%. Installate una zavorra, la impostate su 198 kg e la posizionate a meno 37, quindi verso l'anteriore. Non serve limitatore di potenza. Installate un cambio personalizzabile da corsa, impostate una velocità di punta di 330 km/h, passate alla regolazione manuale. Qui ragazzi c'è un po' da marchingegniare, il cambio è bellissimo, sono venuti dei rapporti veloci, un'accelerazione bruciante. Impostate finale a 3.156, a partire dalla sesta abbassate il valore della velocità, mi sembra che sta intorno ai 500 km/h. Quindi ovviamente non scenderà a 359 con il primo abbassamento, abbassate la quinta, la quarta, la terza e ricominciate dalla sesta fino a che ottenete questi valori. Installate un filtro dell'aria da corsa, una marmitta da corsa, collettore di scarico da corsa, come dicevamo il sistema frenante è normale, pastiglie dei freni da corsa. Installate un controller freni e impostatelo a 2. Se per voi l'auto è troppo sovrasterzante in frenata, portatelo avanti. Se invece volete che sovrasterzi di più, quindi un miglior ingresso curva, aumentatelo. Frizione volano, ci fermiamo a sport. Con quella da corsa sale di 3 punti prestazione. Installate poi l'aumento dell'alesaggio, pistoni ad alta compressione, aumento della rigidezza della carrozzeria. Ho utilizzato solo l'ABS predefinito. Vi concedo i primi giri di utilizzare il controllo trazione perché, come vi dicevo, l'assetto, le sospensioni, l'impostazione che ho usato per quest'auto è praticamente da asciutto, è rigidissima. Quindi il primo giro calma, molta calma e non vi spaventate, andate con calma. E comunque anche con calma ho girato in 2,22. Il secondo giro iniziate a camminare un po' di più, dal terzo giro quasi normale, il quarto tutta goduria.
Sicuramente solo guardando il video non riuscite a capire la vera accelerazione e potenza di quest'auto e come la trasmette, è veramente eccitante. Vi chiedo scusa se ho un po' estremizzato le sospensioni per la parte di gara asciutta, ma quando ci arriverete, se riuscite a superare con pazienza il primo giro, mi ringrazierete perché è veramente eccitante. Spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un like, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video delle auto swap. E se ne avete qualcuna in particolare che aspettate da tempo, come me, la R34 col motore della R92 CP che ho portato lo scorso video, lasciatelo pure scritto nei commenti, potrebbe essere la prossima. Ciao ragazzi, al prossimo video.